Che tu abbia un livello elementare o avanzato non importa, perché i numeri italiani creano sempre molti problemi. In concreto, in questa video lezione vedremo i numeri da 1 a 20, come pronunciare in modo corretto le decine, quale errore evitare nella formazione dei numeri a 2 cifre e alla fine del video vedremo anche 5 espressioni frequentissime con i numeri. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti a questo canale e soprattutto attiva la campanella, così riceverai una notifica. Benvenuto o benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta e da moltissimi anni mi occupo di formazione linguistica. Cominciamo subito dalla base. Vediamo insieme i numeri che vanno da 1 a 20. Ecco uno schema riassuntivo. Leggiamo insieme i numeri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allora, fa molta attenzione in particolar modo alla pronuncia di 4, non è 4, questo viene detto specialmente da chi parla francese, e attenzione a 5. Ricordati che QUA e QUE in italiano si leggono rispettivamente qua e que. E poi ricorda anche che la pronuncia corretta è 10. Passiamo oltre, vediamo ora i numeri da 11 a 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Anche in questo caso fa attenzione a 14, quindi qua e non K. Stessa cosa per 15, che quindi è qui e non chi. Attenzione al numero 16, spesso e volentieri sento 16, che non esiste in italiano. Attenzione anche a 17, c'è la doppia S e la doppia T. Un errore frequente nella pronuncia di 18 è dire 18, ma non è corretto. La pronuncia giusta è 18. 18. Poi ancora 19, attenzione alla doppia N, e infine 20. Passiamo ora alle decine e qui devo dire sento moltissimi errori, in particolar modo da coloro che hanno studiato la lingua spagnola o magari sono di madrelingua spagnola. Lo so, i numeri in italiano e in spagnolo sono molto simili ed è proprio per questo che paradossalmente gli studenti ispanofoni sbagliano nella pronuncia delle decine. È normale, bisogna quindi prestare molta attenzione. Vediamo qual è la pronuncia corretta. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Ricorda che uno degli errori più frequenti nella pronuncia delle decine si deve alle vocali. Per esempio, ricorda che in italiano si dice 40 e non 40.
E come si formano i numeri che vanno da 20 a 100? Basta unire alla decina l'unità. Però esistono delle eccezioni. Vediamo pertanto come avviene la formazione dei numeri a due cifre da 20 a 30. Leggiamo i numeri. 21, non 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, non 28, 29, 30. Hai visto che cosa succede con 1 e con 8 quando uniamo decina e unità? La vocale della decina sparisce, questo perché due vocali non possono stare insieme. Ciò significa che ogni volta che dovrai unire la decina all'unità, ti dovrai ricordare di questo e pertanto dovrai prestare attenzione ai numeri che finiscono in 1 e in 8. Facciamo un esempio. Come si legge questo numero? 61, non 61. E questo? 78 e non 78. Trovi che questo video sia utile? Allora ti chiedo di mettere un mi piace e di far conoscere questo canale anche ai tuoi amici. Vediamo ora 5 espressioni frequentissime con i numeri. La prima è fare 2 o 4 chiacchiere. Si può dire fare 2 chiacchiere, ma anche fare 4 chiacchiere. Significa chiacchierare con qualcuno, conversare. Per esempio, ti potrei dire: ti va se ci vediamo per un caffè? Così facciamo 2 chiacchiere. Seconda espressione, in 4 e 48, che significa molto velocemente, in pochissimo tempo, proprio come quello che occorre per fare la somma di 4 più 4. In italiano si dice anche in un baleno oppure in un lampo. Ad esempio, finisco il lavoro e sarò da te in 4 e 48. Terza espressione, su 2 piedi, che significa improvvisamente, sul momento. Ad esempio, quanti libri hai letto quest'anno? Oddio, così su 2 piedi ti direi circa una ventina, ma non ricordo con precisione. Sudare 7 camicie significa faticare molto per ottenere qualcosa. Ad esempio, ho sudato 7 camicie per superare quell'esame, ma alla fine ce l'ho fatta. Farsi in 4 significa fare di tutto, impegnarsi al massimo per aiutare qualcuno. Ad esempio, quando stavo male, Paolo si è fatto in 4 per aiutarmi. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.